Da qui inizia la caduta della testa racchetta. Vediamo, guardate, da qui inizia la caduta della testa racchetta. In questo momento le anche cominciano a ruotarsi, quindi da qui si comincia a eseguire un gesto di lanciare la racchetta in avanti, ovviamente sempre prima dell'impatto con la palla. Guardate, un'altra cosa molto importante che favorisce la rotazione delle anche è il ginocchio non dominante, che comincia a fare una rotazione interna. Guardiamo anche dall'altra prospettiva, come si vede, da qui si comincia la rotazione delle anche e la caduta della testa della racchetta. Guardate qui come il ginocchio, questa posizione del ginocchio che sta prima di colpire, e poi vedremo più in là come ha eseguito questa rotazione interna il ginocchio non dominante. Da qui comincia la caduta della testa racchetta, guardate come scende. In questo momento qui finisce la caduta, la fase della caduta della testa racchetta, e comincerà subito dopo la fase di accelerazione. Guardate un attimo, una cosa molto importante, come il polso dominante è flesso verso il basso, guardate. Guardate anche le anche, scusate il gioco di parole, come prima erano perpendicolari alla rete, adesso invece si sono ruotate con l'aiuto, guardate, il ginocchio non dominante, con l'aiuto della rotazione interna del ginocchio non dominante. Comunque sia, le spalle sono ancora disallineate alle anche, quindi ancora non sono arrivate in linea con le anche. Vediamo dall'altra prospettiva. Guardate la testa racchetta come scende. Ed è arrivata verso il basso, quindi la testa racchetta che punta verso il basso con il piatto sempre chiuso. Vediamo, guardate un po'. Guardate un'altra cosa importante, che la testa racchetta è più bassa delle mani e soprattutto che il piatto corde è sempre inclinato verso il basso, come abbiamo iniziato. Guardate, già qui il piatto corde era chiuso, si vede, si nota come è chiuso, anche qui vediamo, rimane sempre inclinato verso il basso. Da qui comincia la fase di accelerazione, andiamo avanti. Guardate che succede, che le spalle si sono allineate alle anche sempre prima dell'impatto con la palla e la testa racchetta comincia a salire obliquo verso l'alto, ovviamente sempre prima dell'impatto. Guardate le spalle, guardate le anche. Continuiamo con la fase di accelerazione, guardate. L'impatto con la palla è sempre davanti al tronco e nell'impatto con la palla guardate come prima il braccio non dominante era piegato, invece il braccio dominante era disteso, adesso cambia.
il braccio non dominante si è disteso e il braccio dominante si è piegato leggermente e flesso leggermente. Guardate la testa racchetta da dove è partita e dove è arrivata. Quindi sta salendo, come abbiamo detto prima, sta salendo in avanti verso l'alto, obliquo verso l'alto. Vediamo dall'altra prospettiva cosa si vede bene. Guardate l'impatto con la palla, guardate come la testa racchetta è salita da qui a qui. Le mani sono arrivate all'altezza, scusate, la testa a racchetta è arrivata all'altezza delle mani.